Un'esplosione di sole nell'ultima giornata qui a St. Moritz. Guardate che meraviglia oggi. Qui c'è Papa Pier VIII da Ivrea che sta studiando il Vangelo, sì. Percorso di oggi. Sei in forma, Pier? Lo splendore proprio, è pronto. Perfetto. Quarto giorno a St. Moritz. Oggi andiamo a Lei de Vedrette. Iniziamo con il nostro classico Poppetta Trail. E questo col Porsche lo becchiamo tutte le mattine. Siamo a St. Moritz. Da qui si vede il Grand Hotel di St. Moritz in tutta la sua bellezza. Che sciccheria, ragazzi, che sciccheria. Fosse tutto così per 50 km non sarebbe neanche bello, mi sa, noioso forse. Cioè inizia la mattinata così con Nino Schurter che faceva colazione con noi, esci, bike park e poi entri in questi trail qua. Ma cosa vuoi di più dalla vita? Lo so cosa so cosa volete voi di più dalla vita. Abbiamo visto la colazione dei pro. Io e Pier ci siamo scofanati in mezzo buffet e invece c'era un collega di Nino è arrivato dopo, che si è portato le fette biscottate da casa perché non ci sono in hotel nel buffet. Ha preso un po' di marmellata, un po' di fiocchi d'avena, un tè e basta. Non è iniziata la mattinata così, non è che si scofanano giù tutto come noi. Strada bianca con lo sfondo il ghiacciaio Morterash, bellissimo. Sono dei campanacci in montagna. E ci sono i girini, vedete? Le rane. Inizia a essere un po' più difficoltosa. Come vedete un po' più spaccata. Forza Pier! Si inizia a lavorare qui. Vediamo un Pier sorridente, felice della vita. Felice dell'avventura, imperterrito, mai sazio, sempre alla ricerca di nuove avventure, all'esplorazione di nuovi confini da superare. Dai, sto aspettando che fa l'ultimo gradino, non ne ho più da dire. Ecco, l'ha fatto. Decisione drastica, molliamo qui le bici e andiamo avanti a piedi, sperando che non ce le fottano. Tanto qua ci sono solo le marmotte. Guardate qua, siamo completamente isolati. Infatti là sta passando gente. Oh Pier, è lì dove ci sono le due pietre con il segnale rosso e bianco, Ci ricordiamo, vero? Guardate che lingua di terra che ha lasciato il ghiacciaio. Pazzesco. Mamma mia, spaventoso. Ci avevamo ripensato, dobbiamo arrivare assolutamente su con le bici. No, che pensato, perché io non c'avevo. Sì, io voglio la bicicletta su, fino alla fine. Mortacci tu di tuo nonno, ma guarda questo dove mi fa andare, io non ci volevo venire, io volevo lasciare la bicicletta lì, invece questo mi sta facendo impazzire, mi sta portando da tutte le parti dove io non volevo andare, ma perché io devo fare sempre queste cose con questo qua, io non ci voglio proprio andare a farmi impestare queste cose, proprio, porca miseria, ma cosa? Lui vuole farsi i bicipiti.
Sembrava già un po' troppo facile la giornata qui, eh. L'ultima giornata ci stiamo distruggendo. Dalla traccia sembrava una bella salita, 8 km, tranquilli, un po' ripida alla fine, ma niente di che. E invece, boh, sarà quasi più di 1 chilometro che spingiamo, o che spagliamo, eh. Qua si fa fatica a salire a piedi, altro che ragazzi. Ragazzi miei, che fatica, che fatica. Sembrava troppo facile sto trail, però dai, si pedala. Non mi sembra vero. E le gambe stanno dicendo che movimento è questo, circolare. Un movimento circolare. Si pedala. Ma non credo, non sono più capace di andare in bicicletta, stavo cadendo. Come sempre, tanta sofferenza poi. Ti guardi in giro e vedi certe cose. E poi eccolo là il laghetto. Siamo arrivati alla meta, ce l'abbiamo fatta. E io quando soffro così tanto e arrivo alla meta è come... Oh, chi è che fischia così? Sono marmotte ragazzi che sono così. Non so quante bici siano arrivate fino qua. Di sicuro oggi penso siamo gli unici. Eccolo qua il lago. Voilà, voilà, voilà. Che spiaggettina che c'è qui. Dobbiamo portare il costume a fare il bagno qui. Fantastico ragazzi. Fantastico. Ore 13:20, cominciamo a scendere, vediamo quanto ci mettiamo. Paradiso. Ce la si fa, va? La discesa è meno difficile della salita. Quanto ci abbiamo impiegato? 40 minuti? Sono le 2, ci abbiamo provato 40 minuti. La parte peggiore forse è andata. Finalmente. Sono passati 56 minuti dalla nostra partenza dal lago. Siamo arrivati qua alla capanna, pieno di gente a quest'ora. C'ho una fame, non ho mangiato niente, sono le 2:30. Siamo arrivati a Barrette Gel, E adesso è tutto così per chilometri e chilometri. Tutto in discesa, piacevole, non si lavora. Il giusto e meritato riposo, per poi fare la rappa finale all'hotel.
lo merito il banana split, me lo merito. C'ho una fame sulle 3 banana split, le banane poi integri. Ecco, per finire la giornata, una bella rampa nel fango. Meno male che ho mangiato un banana split, se no questo col cacchio che lo facevo. Pensavo fosse finita e invece c'è un'altra rampa. Guarda che bel vedere! Meno male che ho mangiato il banana split. Meno male. 55% dipendenza. Dai, cacciali in una delle tue, dai. Nel piacevole, si sta tornando a casa piano piano. Dopo la scottata di colle che mi sono preso al lago, questo è bello fresco dentro la pineta, che meraviglia. Il fango non manca in questi giorni, devo dire che c'è qualcosa di cui non sentiamo la mancanza in questi giorni, è il fango. Abbiamo finito i 4 giorni a Samoez. Oggi finiamo i 4 giorni, ce ne torniamo a casa. Contenti di tornare a casa e di finire sti lavori forzati. La cosa positiva è che qua faceva fresco. E 20 gradi. Meno. E con questo è tutto, ragazzi, l'abbiamo portata anche oggi a casa. 1250 metri di dislivello per 46 km. 47 via. 47 km e come sempre fatti in 8 ore, perché noi se non facciamo la giornata lavorativa non siamo contenti. E con questo io e Pier, dove sei? Sono qua. Mettiti qua vicino. Con questo io e Pier vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime vacanze o al prossimo giro. Prossimo giro, non al prossimo giro.